E poi io, se non sbaglio, era venuta anche l'Ama una volta a Capernardi, perché quando c'erano questi personaggi la gente ci andava, non c'era niente da fare, aveva fiducia in queste persone. E quando è venuto Gildo Montecorvo, che è stato proprio vicino ai minatori, diciamo, è stata una cosa, una grande sorpresa, che hanno fatto queste riprese, tutto quanto, sui minatori. E quando sono usciti i minatori, tant'è vero, dopo è stata una roba impressionante, perché avevano la barba lunga, sembravano bianchi, malnutriti. E mi ricordo che le mogli con i figli sui bracci, che avevamo ancora le foto, che era una cosa, c'era Giordano Borri là con la madre che teneva il fratello, e noi altri, tutte monelle piccole, che andavamo a salutare sti genitori, che insomma sto padre, babbo no, era fuori, ma anche ste persone. E qui ce ne sono rimasti di questi minatori solo due, Gino e Formica, di questi minatori che hanno fatto la lotta. È stata una cosa proprio, una roba che faceva tanto pena, ecco. E quello che ricordo io da piccola, questa è una cosa triste che è come l'orcio, non l'ho dimenticata, quando si sentiva suonare la sirena. Perché quando suonava, che entravano e uscivano i minatori, c'era un orario, era finito. Quando suonava fuori orario, che era morto qualche minatore. Allora quella era una tristezza che si sentiva, perché si sentiva anche da qui da noi. E allora quando la sirena era fuori orario, ero piccola, ma questa non mi è mai passata, me la ricordo sempre. La sirena fuori orario era segno di disgrazia e c'era rimasto qualcuno. E questo ti dava, è una cosa che io ancora, anche se avevo poca età, ma che me la rammento. E la festa che hanno fatto in piazza dopo già Pergola, tutti, venuti i politici, tutti, per questi minatori, sti sepolti vivi praticamente, perché 40 giorni là sotto. Babbo non è stato, andava giù, portava notizie perché era nel sindacato, e allora facevano la lotta esterna, diciamo, i contratti per queste robe, per poter evitare Sul sta disgrazia, licenziamento. perché sto licenziamento, perché è stata una cosa brutta, veramente, che poi alla fine ci è cascato anche lui, perché loro avevano i contratti che 2 anni dopo i licenziati potevano ancora lavorare, invece hanno chiuso uguale, perché siccome era nel sindacato, dice, era facile che combinassero qualcosa. E dopo erano andati a Milano, gli avevano mandati, perché politicamente Babbo è stato sempre impegnato e si è mantenuto anche dopo. È una cosa pure che è stata brutta a casa nostra, perché mio padre era comunista e non hanno portato l'acqua santa, la benedizione pasquale, con grande dispiacere di mamma, che ci ha sofferto tanto tanto per 10 anni. Avevano avuto la scomunica. E mamma era dispiaciuta di questo, perché dice, andava a fare la comunione, lei che credeva, e dice, ma io dico la preghiera e poi fa la comunione uguale. Si era emancipata, perché adesso la fanno tutti così. Non è che vanno a confessare dal prete, fanno la preghiera, e purtroppo per una che ci credeva, però per quello sono andati bene, perché Babbo ha lasciato la cosa delle cresime comunioni in mano di mia madre, questo qui. E lui non credente, però su questo ha lasciato sempre fare mia madre. E il ricordo che ho, che mamma, le gite che ci portava a visitare gli anziani dell'ospizio, che erano dalle suore, e poi la benedizione quando c'era per le rose di Santa Rita, era quello, e qualche fiera, le fiere sì, che ci piacevano, ecco, una gita al cimitero, che erano cose che lei era, eri obbligata a fare con mamma, hai capito? Che poi c'era anche qualche punizione se non si agiva bene, e a me piaceva tanto il cinema. Difatti ci pensavo tante volte, quei vecchi film, quanto è andato via col vento, poi Non c'è pace tra gli olivi, un film vecchio che se uno dice adesso è una cosa ridicola, Amedeo Nazzari, quell'attore, erano cose che magari c'era solo quello, il cinema però mi è sempre piaciuto tanto, e ancora se posso ci vado.